Cari amici di Solfatare News, bentornati sul nostro canale. Prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram e TikTok e di unirvi al nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ognuno può condividere osservazioni, video e commenti sulla situazione sempre più preoccupante dei Campi Flegrei. Ma oggi vi voglio subito porre delle domande fondamentali. Cosa significa quando l'asfalto di una strada cittadina inizia a sciogliersi per il calore proveniente dal sottosuolo? Quanto è pericoloso il fatto che la temperatura delle fumarole nel cratere Solfatara abbia raggiunto i 166 gradi centigradi? E ancora, cosa dobbiamo aspettarci se la pressione nella camera calderica continua a crescere, con scosse sempre più frequenti e il rischio concreto di sciami sismici imminenti? Domande inquietanti, lo so, ma necessarie, perché ciò che stiamo documentando con i nostri droni e con le immagini termiche non è un semplice spettacolo naturale, è un campanello d'allarme che non può essere ignorato. Negli scorsi giorni abbiamo mostrato come in via Antiniana l'asfalto si sia letteralmente deformato e sciolto sotto l'effetto delle altissime temperature della fumarola sotterranea. Un fenomeno che sembra fantascienza, ma che invece è cronaca quotidiana qui ai Campi Flegrei. Le nostre immagini hanno destato attenzione fino a Fanpage, che ha rilanciato la notizia e permesso l'intervento dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che oggi era presente sul posto con il professor Mastro Lorenzo e le sue attrezzature scientifiche. Cosa significa questo? Che non siamo di fronte a un episodio isolato. Gli strumenti confermano ciò che vediamo ogni giorno: aumento costante delle temperature, sia al suolo che nelle fumarole. Nel bollettino settimanale appena pubblicato dall'INGV si legge chiaramente che nel cratere principale della Solfatara la temperatura ha toccato i 166 gradi, un valore che dimostra un accumulo di calore e pressione in crescita. Esattamente quello che le nostre immagini dei droni hanno mostrato in questi giorni. Fango che ribolle violentemente, spruzzi sempre più alti nella fumarola di Pisciarelli e una bocca grande che sputa vapore ad altissima pressione. È come se la caldera fosse un'enorme pentola a pressione e sappiamo bene che prima o poi, quando la pressione supera il limite, la pentola si fa sentire. Negli ultimi giorni si sono verificate anche piccole scosse sismiche, apparentemente di poco conto, ma che in realtà sono i segnali tipici del bradisismo flegreo. L'INGV stesso lo conferma. La Terra continua a sollevarsi e questo movimento accumula energia elastica che inevitabilmente verrà rilasciata sotto forma di sciami sismici. Non è catastrofismo, è scienza. E se la pressione aumenta ulteriormente, potremmo assistere a sequenze di scosse molto più forti. Ricordiamo che non parliamo solo di percezioni personali. Queste scosse, anche quando non fanno crollare nulla nell'immediato, indeboliscono progressivamente le strutture: muri, travi, fondamenta. Ogni vibrazione, ogni microfrattura apre la strada a potenziali danni gravi in caso di un sisma più importante. Ed è qui che il discorso diventa ancora più serio, perché viviamo in un'area densamente popolata, con edifici spesso vecchi o costruiti senza criteri antisismici moderni. Pensate cosa significherebbe per quartieri interi subire scosse ravvicinate, ripetute, con una caldera che continua a gonfiarsi sotto di noi. Non è questione di se, ma di quando. Il bradisismo flegreo ci ricorda che la Terra è viva, che sotto i nostri piedi pulsa una macchina vulcanica tra le più potenti e complesse al mondo. Oggi vi mostreremo le immagini aggiornate del Pisciarelli, con i suoi getti di fango sempre più violenti, e della Solfatara, dove il ribollire del suolo e la pressione delle fumarole parlano chiaro. La situazione non tende a calmarsi, ma a crescere. È come osservare i battiti cardiaci di un gigante che si sta svegliando lentamente, ma inesorabilmente. E allora vi lasciamo con un pensiero. Quante altre strade dovranno deformarsi prima che la gente si renda conto della gravità della situazione? Quante altre scosse dovranno scuotere le nostre case per capire che i Campi Flegrei non stanno dormendo, ma si stanno preparando a farsi sentire? Non c'è più spazio per minimizzare. Non c'è più tempo per girarsi dall'altra parte. I dati scientifici, i rilievi dell'INGV, le nostre immagini, tutto converge verso un'unica direzione. E noi continueremo a documentare giorno dopo giorno quello che sta accadendo, perché l'informazione è l'unico strumento che abbiamo per affrontare questa realtà.
Un caro saluto a tutti voi da Solfatara News. Continuate a seguirci e a condividere i nostri contenuti. Insieme possiamo tenere alta l'attenzione su ciò che sta accadendo nei Campi Flegrei